Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi torno a parlarvi di telefoni rugged. Questo è un Doge, come sapete Doge è tra i miei marchi preferiti per quanto riguarda i telefonini rugged, perché li fa bene, li fa belli, li fa robusti, e in questo caso su questo modello, l'S96 GT, ha puntato sulla qualità, diciamo, fotografica, sulle prestazioni del telefonino, curando anche l'estetica, anche se a me questo dorato rosa non è che faccia impazzire tantissimo, ma lo vendono anche con altre colorazioni sul grigio, eccetera. Poi vi lascerò ovviamente le schermate per farvi vedere di che si tratta, ma i link pure per poterlo acquistare, perché è un telefonino indistruttibile che può resistere a maltrattamenti quasi di tutti i tipi, è impermeabile, fa delle belle foto, si può utilizzare in cantiere, si può utilizzare per uscire, è destinato sia ai giovani che agli adulti, insomma un telefono molto versatile che costa solo 280 euro per ora in offerta, e non so nemmeno se riuscirò a farmi dare un codice di sconto per abbassare ulteriormente il prezzo, ma per quello che ci offre anche 280 euro non sono tantissimi. Certo sono soldi, però non sono tantissimi rispetto alla concorrenza, quello che c'è per ora in giro con queste prestazioni. Quindi mettiamolo sul bancone, vediamo come si comporta, vediamo le caratteristiche, osserviamolo esteticamente e guardiamo pure un paio di scatti e di foto che ho già realizzato. Tra l'altro si è già sbloccato con l'impronta digitale, lavoro in meno. E allora osserviamo quindi il telefonino e la confezione con cui viene venduta, quindi questa scatolina di colore giallo, all'interno troviamo un vetrino sostitutivo, quindi una pellicolina. Questo in realtà non è il vetro sostitutivo ma è quello che protegge la pellicola. Il vetro sostitutivo è sulla parte bassa, se riesco ad aprire, ok. Il vetro sostitutivo, quindi la pellicola protettiva sostitutiva, è questa. Troviamo anche le due pezzette, una asciutta e una bagnata, per poter pulire il vetro prima di applicare la nuova pellicola. Manuale di istruzioni, un caricabatterie, questa levetta che serve per aprire le varie porte, un laccetto per assicurarlo al polso e poi un cavetto USB di tipo C che va collegato sulla parte bassa. Allora, guardiamo quindi il nostro telefono. Abbiamo questo display con dei colori che effettivamente rispetto a tanti altri della concorrenza risultano leggermente più brillanti. Ovviamente display sensibile, quindi basta sfiorarlo come in questo caso, risponde molto velocemente. Allora, ovviamente non è un top di gamma, è un telefonino fatto bene, però non è paragonabile ai telefonini di ultima generazione tipo iPhone eccetera. Questo ve lo dico perché in tanti poi nei commenti mi chiedono: ma le prestazioni come sono? Sono delle prestazioni buone per poter fare tantissimo, poter navigare su internet, poter scattare delle belle foto, girare dei bei video e utilizzarlo con serenità, perché non si impunta praticamente mai. Ma se cercate un telefonino che abbia delle prestazioni da urlo, come potrebbero essere appunto quelle di un iPhone 14 Pro Max, allora no, siete fuori strada. Questo telefonino è indistruttibile, o meglio, resiste a tantissimi maltrattamenti. Faccio questa precisazione perché mi è successo con il telefono di un signore che ha una pescheria vicino ad un panificio dove vado io, che parlando di telefoni indistruttibili mi ha raccontato che ne aveva uno che è durato tantissimo nonostante i maltrattamenti, gli è caduto tantissime volte, glielo hanno rubato e poi quello nuovo gli è caduto da 30 cm rompendosi, e si chiedeva com'è possibile che il primo lo aveva addirittura lanciato, ha fatto praticamente quello che faccio io quando vi faccio le recensioni in cui li maltratto, non si era distrutto e poi con una caduta banalotta si è rotto il display su quello nuovo. Quindi comunque può succedere di trovare il punto debole, comunque che si crei qualche crepa, insomma si possano danneggiare. Sono più che indistruttibili, molto più resistenti rispetto agli altri. Infatti troviamo questi rinforzi in gomma sulla parte esterna. Io quando facevo i lanci sui telefonini rimbalzavano, sbattevano, insomma li maltrattavo davvero tantissimo, non si rompevano, però rimanevano dei segni sulla scocca. Quindi fate attenzione, perché se fate queste prove per vedere quanto il vostro telefonino sia indistruttibile, poi vi ritroverete tutti i segni delle strisciate nei vari angoli. Allora guardiamo pure esteticamente. Questo è il sensore di impronta digitale, questo è il tastino per accendere e spegnere, questo è il bilanciere per il volume. Da quest'altra parte troviamo il tastino smart personalizzabile e poi lo slot per poter inserire la SIM card oppure la memory card. Nella parte più bassa troviamo invece l'ingresso per poter inserire il caricabatterie, che si può aprire o con l'unghio oppure utilizzando questo. Si utilizza in questo modo, quindi si inserisce da questa parte, si solleva, ma si può fare tranquillamente pure con le unghie. Quando lo chiudete però fate attenzione, perché questo tappino lo rende impermeabile, fa da guarnizione, quindi in questo modo potrete anche immergerlo in acqua senza problemi, altrimenti l'acqua entra, insomma comprometterete l'impermeabilità. Questo è l'ingresso USB tipo C per poterlo ricaricare, questo invece è il jack per le cuffie. Tra l'altro, se dovete utilizzare la radio, perché all'interno c'è anche la funzione radio, dovete inserire le cuffie che fungono pure da antenna. Questa è la fotocamera frontale per poter fare i selfie. Questo invece è il comparto fotografico con cui possiamo scattare fotografie sia notturne, girare i video, ma possiamo anche fare fotografie grandangolari eccetera. Poi leggeremo tutte le caratteristiche tecniche, ragazzi, ha davvero delle bellissime caratteristiche tecniche. Tra l'altro gira video pure in 4K. Frontalmente abbiamo anche un LED che io adesso ho disattivato
perché anche se lo trovo comodo per quanto riguarda le varie segnalazioni che può darci, quindi il livello di carica della batteria, eccetera eccetera, però effettivamente, almeno per quanto mi riguarda, questo LED puntato sugli occhi mi dà un po' di fastidio. Effettivamente non è eccessivo, però in base a come lo guardate, come in questo caso con questa angolazione, effettivamente preferisco che sia spento, quindi ho deciso di disattivarlo semplicemente mettendo l'impostazione sul LED nulla e si spegne. Vi faccio vedere anche la possibilità di impostare pure le proprie preferenze per quanto riguarda il tastino smart. Abbiamo proprio la voce tasto smart, ci dà la possibilità di decidere quale tipo di comando dare in base al tipo di pressione. Con un clic singolo io ho impostato nessuna operazione, con il doppio clic invece abbiamo la possibilità di aprire la telecamera subacquea. Questa telecamera subacquea non è nient'altro che la classica fotocamera normale che si utilizza su questo telefono, ma disabilita praticamente il touch, impedendoci che l'acqua vada a cliccare dove non deve, quindi si possono aprire eventualmente applicazioni eccetera. Invece premendolo a lungo si apre la fotocamera normale, quindi in questo caso lo premo a lungo e come vedete si è aperta la fotocamera. Se io adesso la spengo, faccio il doppio clic, si apre la telecamera informandomi del tipo di utilizzo della fotocamera e quindi consentendomi poi di utilizzarla senza problemi, appunto immergendo il telefono sott'acqua. Ricordatevi sempre con il coperchietto chiuso. Allora guardiamo qualcosa per esempio per quanto riguarda la velocità di navigazione. Cerchiamo proprio questo telefonino utilizzando il browser del telefono per vedere le caratteristiche. E allora ragazzi, scusatemi ma sono arrivate un paio di telefonate, quindi mi hanno interrotto la registrazione. Riprendiamo dal sito del venditore. Come vedete abbiamo diverse colorazioni disponibili, adesso comunque guarderemo tutte le varie opzioni. Qua troviamo invece le varie caratteristiche tecniche, quindi il processore Helio G95, 8 GB di RAM e ben 256 GB come spazio di archiviazione. Il display è da 6,22 pollici e come vedete abbiamo la possibilità di registrare in 4K. Abbiamo una fotocamera da 48 megapixel e la fotocamera notturna della Sony. Poi sempre della Sony abbiamo anche la fotocamera frontale da 32 megapixel, una batteria che ha davvero un'autonomia elevatissima. 6350 mAh sono davvero tantissimi. Si può ricaricare con il caricabatterie wireless, quindi poggiandolo direttamente su una base per ricarica wireless, oppure con il caricabatterie specifico via USB con 24 watt. Ha Android 12, poi ovviamente ha diversi tipi di protezione, quindi P68 e P69K, protezioni di livello militare, quindi 810H, poi ovviamente ha il GPS, ha anche l'impronta digitale come vi dicevo poco fa, la possibilità di personalizzare questo tastino e poi diverse opzioni, diverse funzioni. Tra l'altro, come vi dicevo, è perfettamente impermeabile. Vi farò vedere pure una ripresa sotto l'aggetto dell'acqua del lavandino. Cliccando su compra adesso si apre ovviamente la pagina specifica per poterlo acquistare. Come vedete per ora è in offerta, quindi e 280 euro attualmente. Date un'occhiata al link nel primo commento nella descrizione, perché sia per via del codice di sconto che potrei lasciarvi, che perché comunque il prezzo potrebbe alzarsi ed abbassarsi, insomma potreste fare l'affare. Adesso guardiamo la velocità di navigazione utilizzando YouTube. Cerchiamo Riccardo Muscarella, guardiamo l'ultimo video che ho caricato, quello della torcia frontale. Ho impostato la risoluzione massima, quindi 1080p, che è la risoluzione con cui carico i video su YouTube, e vediamo come li riproduce. Tra l'altro andremo anche in questo caso avanti veloce per vedere come recupera il buffering. Poi guardiamo anche alcuni video in cui c'è un po' di musica per vedere come si sente l'audio. Quindi andiamo. Ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere la torcia frontale della TrueNight modello Thrower. Come vedete si vede anche lateralmente. Facciamo una cosa, abbasso il volume, guardate, con qualunque angolazione riusciamo comunque a vedere bene il display senza avere delle zone, insomma, con dei contrasti strani. Si vede bene, si vede da ogni angolazione, quindi tra l'altro è pure bello luminoso. Adesso apriamo il solito video con della musica per vedere come si sente. Vi anticipo che per adesso il volume è tolto, ma vi anticipo che l'audio, come tutti i telefonini rugged di questa tipologia, comunque è in mono, non si sente in modalità stereo, e che comunque il suono è leggermente ovattato, anche se il volume è alto, però il suono non è brillantissimo solitamente. Vediamo anche con questo, perché questa prova finora non l'avevo mai fatta. Andiamo avanti di tantissimo. Ok, ho beccato proprio la fine di un brano, quindi ok, come vedete si sente bene.
Ok, quindi per quanto riguarda il volume, che in questo caso comunque il suono è meno wattato rispetto agli altri, comunque il volume e l'audio, ragazzi, il volume e il video si vedono effettivamente bene, si sente bene come telefonino. Non è il massimo, comunque io sono soddisfatto da quello che sto vedendo. Volevo solo farvi vedere che nella parte posteriore c'è la cassa che ha questa posizione, che se poggiato comunque non viene tappato perché c'è questa parte sporgente, ma se lo impugnate e mettete il dito nella parte posteriore ovviamente attutirete il suono di tantissimo. Così praticamente sembra quasi senza volume. Se tolgo il dito c'è un abisso. Allora, non è un difetto, ma è proprio una caratteristica del 99% dei telefonini rugged. Adesso guardiamo anche il comparto fotografico, che è uno dei punti, diciamo, di forza di questo telefonino, che obiettivamente mi ha sorpreso piacevolmente. Quindi ho fatto alcuni video, alcune foto, in modo da rendervi conto se posso soddisfarvi o meno. Questo l'ho fatto direttamente mentre ero incolonnato in mezzo al traffico. E come vedete ho fotografato questi alberi, quindi con molti dettagli, tutte le varie foglie, eccetera. E ragazzi, obiettivamente per la distanza, avete visto quanto sto zoomando, si vedono bene. Certo, poi ad una certa grandezza iniziano a sgranare, ma stiamo comunque parlando di uno zoom molto elevato. Questa foto l'ho fatta per vedere invece come con una fotografia grandangolare riusciamo ad avere un'ottima visione, e considerando che effettivamente quando si utilizza la fotocamera grandangolare un pochettino di risoluzione si perde. In questo caso ovviamente non è il massimo, ma stiamo parlando comunque di un prodotto medio economico e ci permette di avere una bella fotografia che con un grandangolo, che anche nelle zone più illuminate non brucia tantissimo la foto, quindi non sovraespone moltissimo e ci permette di vedere bene un po' tutto. Anche in questo caso è un pochettino scuro effettivamente, quindi mi appare pure correggi l'illuminazione, c'è la possibilità di modificare la fotografia. In questo caso invece è venuta un po' sovraesposta, ma basta semplicemente bilanciare toccando, come si fa con tutti i telefonini, per correggere l'esposizione. Questo invece è un selfie. E questo l'ho scattato direttamente con la fotocamera principale, infatti si vede tutto, si vede la barba eccetera, però mi dispiace che si vede un po' bluastro. Come vedete si vedono tutti i baffi, tutti i dettagli, le sopracciglia, i vari capelli sulla fronte eccetera, quindi come risoluzione va benissimo. Questo invece è un video, questo è un video selfie e anche questo è un video selfie, solo che quello di prima era con la fotocamera frontale e questo invece è con la fotocamera principale. Anche qua, ragazzi, mi viene da ridere fare vedere questi video. Comunque, come vedete, anche la qualità dei baffi, tutto, avendo utilizzato la fotocamera, quella principale, nella parte posteriore, si vedono molto bene. Quindi andiamo ancora avanti. Questo, per esempio, è il video della bassottina che mangia i biscotti. E anche in questo caso si vede molto bene. Ovviamente metterò il file originale perché altrimenti non si capisce nulla. Questa è una fotografia fatta con il flash all'interno della macchina, è venuta un pochettino abbagliata, non mi piace assolutamente. Queste invece sono delle foto fatte alla posta centrale di Agrigento e siccome ero imbarazzato dal fatto che qualcuno mi guardasse, un pochettino incuriosito da quello che stavo facendo, pure se siamo in una città turistica ci si sconvolge quando uno fa foto e video, allora in un video dico sto riprendendo la stazione, invece la posta centrale. Come vedete le fotografie vengono comunque bene, e anche se effettivamente quelle serali non sono proprio eccezionali, però guardiamo per esempio questo video. E allora adesso state vedendo un video notturno, purtroppo ci sono le lenti sporche, ho provato a pulirle con la maglia ma ci sono dei riflessi. Comunque per quanto riguarda la qualità video si riesce a capire ugualmente la definizione. Inquadriamo per esempio quest'albero mentre arriva la macchina, così abbiamo pure i fari puntati per vedere se cambia l'esposizione e sembra che no, si vede bene, c'è un po' di rumore fotografico, quindi un po' di disturbo, infatti il cielo è un po' azzurrato, in realtà guardandolo così dal vivo si vede nero, quindi questo azzurro è artificiale. Ecco, in questo caso puntando verso queste luci forti l'esposizione cambia, guardate come cambia il colore del cielo da qua a qua, quindi l'esposizione si regola automaticamente. Guardiamo anche la stazione. Va bene, l'esposizione, la regolazione dell'esposizione mi piace perché qua la fonte luminosa la fa scurire e poi ovviamente dove c'è meno luce schiarisce automaticamente. Va bene, vediamo pure se il video è scattoso, io nell'anteprima lo vedo a scatti, poi vedremo anche nella riproduzione.
Adesso guardiamo quest'altro video fatto con la fotocamera grandangolare che, come vi dicevo, sia per le foto che per i video abbassa un pochettino la luminosità. In tutti i telefoni la fotocamera grandangolare è quella che dà prestazioni, diciamo, un pochettino più basse per quanto riguarda la qualità e la luminosità. Quindi vediamo com'è venuto. E questo invece è un video grandangolare, dovreste vederlo un po' più scuro perché ovviamente con il grandangolo si riduce di tantissimo l'apertura, quindi anche nella messa a fuoco insomma non viene proprio il massimo, quindi video notturni col grandangolo, diciamo così così. Ora passiamo a questo selfie girato con la fotocamera frontale. Questo invece è un video selfie, sempre alla posta centrale di Agrigento, e in base a come mi colpisce la luce ovviamente cambia un po' con l'esposizione, però dai, va bene anche questo, alla fine si vede bene. Quindi luce artificiale, fotocamera frontale. Adesso facciamo la prova anche con la fotocamera principale. E allora io ovviamente adesso non mi sto vedendo, quindi vedremo tutto poi nella riproduzione, ma ipotizzo che tra la fotocamera frontale e la fotocamera principale, ovviamente con questa dovrebbe vedersi meglio. Vediamo anche l'audio perché ovviamente c'è del vento, potrebbe essere di disturbo per il microfono, e lo stesso i mezzi che passano. Quindi c'è qualcuno in macchina che mi sta osservando, mi prende per pazzo. Comunque stacco e poi vediamo appunto come si vede durante la recensione. Questo è un altro selfie invece che ho scattato sempre con la fotocamera frontale, quindi non quella principale, con un'illuminazione artificiale. Dopodiché ho fatto la prova anche con il flash. In questo caso ovviamente si vede molto più luminoso, però la qualità non mi piace proprio tantissimo. Andiamo ancora avanti. Questa è una fotografia scattata di giorno con la fotocamera principale ovviamente, e in questo caso anche lo zoom va benissimo. Considerate che sto zoomando davvero di parecchio, quindi questa è la grandezza originale, ho zoomato di tantissimo. Ho girato pure un video, così vediamo anche la qualità dei video diurni. Come vedete non ci sono scatti, la qualità è effettivamente buona, soprattutto da utilizzare per i social eccetera. Certo, se si vuole utilizzare per lavoro, cosa impensabile, e allora potremmo notare dei piccoli difetti, ma per quanto riguarda comunque l'utilizzo normale che se ne può fare un telefonino di questo tipo, va più che bene con questa qualità. Questa invece è una fotografia grandangolare ma diurna. Come vedete permette di riprendere da un angolo a un altro con una buona visione, con la distorsione classica delle riprese grandangolari, e quindi anche i colori, tutte le luci eccetera sono ben proporzionate e bilanciate. Quindi di giorno la fotocamera grandangolare va più che bene. Dopodiché con foto e video mi sono fermato proprio perché queste già bastano per rendersi conto della qualità fotografica e di come effettivamente si può utilizzare un telefonino di questo tipo. Ma non vi ho fatto vedere la funzione di fotocamera notturna. Quindi se noi utilizziamo questo telefonino con la visione notturna riusciamo a vedere al buio pesto, riuscendo a vedere di fronte a noi, abbiamo la possibilità di scattare delle foto oppure di girare dei video. Per poter passare da foto a video basterà premere questo tastino e si converte il tipo di registrazione oppure lo scatto della fotografia. Ma spegniamo le luci e vi faccio vedere come registra e come scatta le foto senza luce. E allora ragazzi, come sempre ho spento le luci del mio stanzino e guardiamo con la ripresa notturna quello che il telefonino riesce a riprendere. Innanzitutto tolgo la ripresa notturna, così vedete la differenza. Questa è la ripresa con la luce normale, non si riesce a vedere nulla. Adesso accendo la luce e la rispengo, così vi rendete conto che è tutto vero, tutto reale. Spegniamo la luce, mettiamo visione notturna e per magia di fronte a noi appare l'inquadratura di quello che abbiamo di fronte, un paio di secondi per settarsi correttamente. Questa è la modalità video, quindi adesso avvierò un video che metterò poi in sovraimpressione, quindi avviamolo. No, questa era, scusatemi, era la fotografia. Comunque metterò anche questa foto, e questa invece è la modalità video, quindi adesso sto registrando. Dopodiché ovviamente metterò queste riprese in modo che possiate vedere come riprende e qual è la qualità del video in un ambiente come questo. Quindi adesso lo sposto, mi faccio pure un video selfie. Quindi questo, guardate, dietro c'è il LED per la visione con gli infrarossi. Ok, eccomi, scusatemi ma avevo interrotto la registrazione involontariamente perché si può avviare tramite i tastini laterali e involontariamente l'ho interrotta. Quindi ragazzi, questo è come mi vedete con la visione notturna utilizzando il telefonino in modalità registrazione. E allora ragazzi, detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto il telefonino in questione, vi siano piaciute le sue caratteristiche. Vi invito a dare un'occhiata al link in modo eventualmente da poterlo acquistare, comunque farvi un'idea delle caratteristiche di ciò che ci offre, e quindi vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche
notifiche. Ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.